a tutti di Kitchen Monfo, di nuovo in cucina. Siccome è passato un anno da quella famosa ricetta dell'hamburger perfetto che ha riscosso incredibile successo, non ci potevo credere, ho deciso di celebrare questo momento con un'altra ricetta di un hamburger, però questa volta lo faccio vegetariano. Mi raccomando, vegetariano, non è vegano, mi dispiace, i derivati degli animali ci sono lo stesso, però è un piatto semplice, facile da fare, spero, che potrebbe darvi anche qualche soddisfazione, perché anche uno tipo me, insomma, che si mangia la carne con discreto gusto, gradisce una ricetta del genere, che è un po' gustosa, un po' diversa dal solito. Fai con gli ingredienti! Vi minaccio col coltello se non fate il soffritto. Alcune ricette non lo suggeriscono, invece secondo me i funghi, che sono il nostro ingrediente principale per questo hamburger vegetariano, vanno soffritti prima, non si mettono crudi per poi fare la cottura successivamente. Ok? Soffritto prima la cipolla in padella e poi andiamo ad affettare i funghi. Vanno fatti insomma a pezzettini molto piccoli, tagliateli più o meno come tagliate la cipolla, anche se rimane qualche pezzettino più grande, secondo me ci si può anche non preoccupare, tanto è il nostro ingrediente principale, quando cuoceranno si ammorbidiranno. Vi spiego perché faccio il soffritto. Secondo me i funghi con la cipolla, che tra l'altro io faccio andare col burro, non con l'olio, prendono proprio un bel sapore. Funghi dentro, nocino di burro dentro e poi appizziamo la nostra padella e facciamo il soffrittino con cipolle e funghi. Inizio a sentire un po' di sfrigolio, vuol dire che sta soffriggendo. Anche il profumino che viene su, ma che buono. Farei anche direttamente una zuppa di funghi se non ci avessi voglia di mettere insieme un hamburger. A un certo punto i funghi avranno un pochino di colore e quello sarà il momento in cui potremo spegnere il fuoco e metterli a raffreddare. Li lascio qualche minuto a raffreddare leggermente in maniera da poterli mettere in frigorifero senza spaccare tutto quanto, e poi nel frigorifero in circa un quarto d'ora, 20 minuti saranno belli freddi, pronti per fare i nostri patti. Abbiamo fatto raffreddare il soffrittone, lo andiamo a mettere nella nostra bacinella dove facciamo tutto il nostro mix. Qui ci ho già messo il pangrattato e il sale, adesso ci aggiungo anche il resto. Funghi, l'uovo, eccolo là. Ci mettete anche il formaggio dentro, io uso il cheddar, ma potete usare quello che preferite. A me piace col cheddar per il sapore che dà un po' tutto l'insieme. Una spruzzatina di pepe fresco e adesso possiamo mischiare. Ovviamente grazie al pangrattato, alla farina e l'uovo abbiamo una bella consistenza. Dopo aver fatto il mix andiamo a sporcarci le mani un altro po' e facciamo due pallette aka patti, le facciamo belle compatte così dopo possiamo fare una bella cottura. Ecco i nostri hamburger pronti per essere cotti. Se non li volete cuocere subito li potete mettere in frigorifero, attenzione comunque con gli ingredienti che ci mettete perché non avranno chissà che durata, ma se volete li potete congelare e quindi li potete tenere un po' più di tempo. Dopo ovviamente andranno scongelati come si fa normalmente, ovvero dentro il frigorifero per qualche ora, e potete cuocerli dopo. Siccome li voglio mangiare subito faccio tostare il pane. La ricetta dei panini fatti in casa la trovate nella ricetta ovviamente dell'hamburger, quella originaria. Questi li ho fatti un po' diversi perché ho deciso di fargli un taglietto sopra per farli un po' più gourmet. In realtà volevo fare una roba diversa e basta. Per tostare i panini, burro nella padella calda, e quello che faccio semplicemente è far sciogliere un pochino il burro e appoggiare dentro il panino in questo modo, fuoco medio alto in maniera che tosti un po'. A me il pane piace con un pochino di doratura, quindi non troppo tostato, non bruciato, ma il giusto, insomma. Questo qua è il burro che si è sciolto dorando sul pane, che buono. Per la cottura io uso la stessa padella, ancora un po' sporca di burro, non è un problema. La metto a fuoco diciamo medio, poco più di medio, ci metto un pochino di olio, non troppo perché tanto abbiamo già il burro,
e poi prendo le pallette, le schiaccio in maniera che abbiano la forma e le dimensioni che voglio io. Questi panini sono un po' piccoli, quindi non schiaccio troppo, altrimenti straborda tutto. Tra l'altro questo non si comporta come la carne che, diciamo, perde un po' di volume, questa rimane grande così. Andiamo lì. Inizia subito a sfrigolare, insomma è già calda la padella, poi con l'olio, e andiamo con l'altra. Mentre gli hamburger si cuociono, io vi do un consiglio su come condire i panini. Non sono obbligatorie queste indicazioni, però a me piace così, mi sembra una bella combinazione. Metto un po' di maionese sulla base, uguale sull'altro, non ne metto molta. Quando li avrò girati ci metto anche il cheddar sopra, perché mi piacciono belli 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 sugnosi. Diamo un'occhiata, li giriamo. Ah, va che belli. Dopo averli girati ci metto sul cheddar, così sciolgono bene. Con un fuoco medio quasi altino, 3 minuti per lato, i vostri hamburger dovrebbero essere pronti. Nel frattempo mi sono anche preparato un paio di fettine di pomodoro per metterle sopra. Gli hamburger sono pronti, andiamo ad assemblare il panino, questo è molto facile. Ecco qua, i panini effettivamente li ho fatti molto piccoli, ci devo stare attento. Mamma mia, ma che roba questa, è buono, eh? Ci metto sopra il pomodoro ed è finito. Se volete potete aggiungerci altra salsa, potete mettere una foglia di insalata, ma per me va benissimo così, è molto saporito, molto nutriente e soprattutto è anche bello da vedere. A me piace tantissimo guardarli così, sono proprio bellini, ma bellini bellini, talmente bellini che mi sa che me li mangio tutti e due. Quindi per il momento vi lascio, vi ringrazio di aver guardato il video, se vi è piaciuto like, iscrivetevi al canale. Vabbè, ci vediamo alla prossima ragazzi, di Kitchen Mofo dalla cucina. Per oggi è tutto, ciao!